Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, benvenuti al terzultimo appuntamento della mia serie 15 Days of Christmas. Natale significa anche ritrovarsi con la famiglia attorno a un tavolo di Natale, che si tratti della cena della vigilia o del pranzo del 25, di un pasto condiviso con gli amici o con la famiglia. Trovo che sia sempre un'ottima idea decorare la tavola a tema natalizio. Non può mancare quindi un bel centrotavola. Anche quest'anno vi propongo infatti un'idea per un centrotavola che vada ad addobbare e a decorare la vostra tavola di Natale. Come vi ho detto nel corso della serie, il fil rouge è l'ispirazione nordica, e quindi anche per questo centrotavola ricompaiono l'abete e l'eucalipto. In questo caso però, scusate, sto prendendo il centrotavola, abbinati con delle candele. La particolarità e la cosa che mi piace un sacco di questo centrotavola è che le mie candele sono elettriche ma create con la cera, quindi un risultato molto verosimile senza la possibilità di incendiare tavole e commensali. Come vedete, abete, eucalipto, questa volta decorato con un po' più di colore perché mi piace che il centrotavola sia un po' più ricco e un po' meno essenziale. La particolarità di questo centrotavola è che ovviamente potete utilizzarlo anche e semplicemente come decorazione natalizia, non solo per il pranzo o per la cena, ma anche per tutto il periodo delle feste. Come vedrete, si tratta di un progetto molto semplice, vi servono solo alcuni materiali da assemblare. Se volete saperne di più, continuate a guardare questo tutorial ed ecco la lista dei materiali necessari. Una base in legno o in alternativa un piatto di portata grande, una corona di abete finto, dei rami di eucalipto finto, delle candele di altezze diverse, le mie sono elettriche, e del muschio insieme a delle decorazioni a vostra scelta. Partiamo dalla nostra base. Io ho scelto una sorta di tagliere tondo in legno che ho acquistato su Amazon, ma potete optare per qualsiasi tipo di base voi preferiate. Iniziamo disponendo al di sopra la corona in abete finto. Come vedrete, io non ho usato colla a caldo per questo progetto, ho semplicemente assemblato e disposto i vari elementi in modo omogeneo per rendere più versatile e sfruttabile il centrotavola. Adesso prendiamo le candele. Come vi dicevo, le mie sono in cera ma elettriche e le trovo bellissime e sfruttabili anche per tutto il resto dell'anno. Procediamo disponendole al centro, creando una composizione equilibrata. Ora riempiamo gli spazi vuoti con del muschio. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring. A questo punto aggiungiamo anche i rametti di eucalipto che infileremo direttamente nella corona di abete, proprio come vedete. Yeah, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Una volta soddisfatti della disposizione, aggiungiamo anche le altre decorazioni che abbiamo scelto. Io ho usato delle bacche arancioni, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Delle decorazioni in tinta che ricordano dei frutti autunnali, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. E degli uccellini in tinta. Per finire ho creato un fiocco usando un nastro dorato e del fil di ferro in questo modo.
E voilà, il centrotavola è pronto! Ed eccolo qui il centrotavola pronto per addobbare la tavola del Natale o per portare un tocco natalizio durante tutto il periodo delle feste. Come avete visto, ancora una volta è un progetto di facile realizzazione, i materiali li potete trovare un po' dappertutto, le candele le trovate specificamente, è italiano, online. Come al solito sul mio blog metterò la lista di tutto quello che vi servirà, comprese le candele, con link diretti di acquisto, e il link al mio post dedicato come al solito lo trovate nella info box qui sotto il video, cliccando sulla i che sarà comparsa sopra la mia testa. Che altro? Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se proverete a utilizzare queste candele per creare il vostro centro tavola di Natale, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati, perché sono davvero curiosa di vedere cosa creerete. Tutti i riferimenti ai miei social network sono nella info box sotto al video. Se poi non l'avete ancora fatto, siete ancora in tempo ad iscrivervi al mio canale per non perdere gli ultimi video di questa serie e tutti quelli che pubblicherò in futuro. Per oggi non c'è altro, io e il centrotavola che inizia anche a pesarmi un po', vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti della serie. Ciao!